Ciao a tutti, siete pronti a scoprire la storia del leggendario killer di Palermo, Giuseppe Greco detto Scarpuzzedda? La sua ascesa al potere e il suo regno del terrore hanno sconvolto la Sicilia per anni, facendo di lui uno dei killer più temuti della storia di Cosa Nostra. Ma chi era veramente Scarpuzzedda? Quali erano i suoi segreti e i suoi crimini più oscuri? In questo video, esploreremo la vita e le azioni di questo temibile personaggio, svelando tutti i dettagli sulla sua ascesa e caduta. Non perdetevelo! Giuseppe Greco era un sicario e membro della mafia siciliana. Alcune fonti lo chiamano esclusivamente Pino Greco, anche se Giuseppe era il suo nome di battesimo. Pino è una frequente abbreviazione del nome Giuseppe. Non sono disponibili molte informazioni sui suoi primi anni di vita, tranne che proveniva da una lunga stirpe di mafiosi. La sua famiglia, la famiglia Greco, era un importante mafioso, era un lontano parente di Salvatore Greco, e si ritiene che si sia unito alla mafia alla fine degli anni 70. Anche suo padre era un mafioso soprannominato Scarpa, in siciliano Scarpa, da qui il soprannome di Giuseppe di Scarpuzzedda, piccola vecchia scarpa. Giuseppe Greco era un membro della cosca mafiosa di Ciaculli con sede a Palermo nell'omonimo quartiere. Il capo dell'intera famiglia era suo zio, Michele Greco. Giuseppe Greco e la cosca Ciaculli erano strettamente alleati con i Corleonesi, e precisamente con il loro capo, Salvatore Riina. Durante la seconda guerra di mafia dal 1981 al 1983, orchestrata dai Corleonesi, Giuseppe Greco compì decine di omicidi, spesso con la sua arma preferita, un AK-47. Alla fine fu condannato in contumacia per 58 omicidi, ma si ritiene che abbia commesso almeno 80 omicidi in totale e forse fino a 300. Tra quelli che ha ucciso ci sono Stefano Bontade, Salvatore Inzerillo e il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ha persino ucciso il figlio quindicenne di Inzerillo dopo che il giovane aveva promesso di vendicare il padre morto. Si dice che Greco abbia tagliato il braccio del ragazzo prima di ucciderlo. Per uccidere il magistrato Rocco Chinnici ha utilizzato un'autobomba. Fece parte di uno squadrone della morte comprendente Mario Prestifilippo, Filippo Marchese, Vincenzo Puccio, Giambattista Pullarà, Giuseppe Lucchese, Giuseppe Giacomo Gambino e Nino Madonia. Greco era molto amico di Filippo Marchese, il capo del quartiere di Corso dei Mille a Palermo e un altro stretto alleato dei Corleonesi. Marchese gestiva la cosiddetta Stanza della Morte, uno squallido appartamento palermitano, dove le vittime venivano torturate e assassinate prima di essere gettate in barili di acido o smembrate e poi scaricate nel Mediterraneo. Secondo il pentito Vincenzo Sinagra, Greco ha aiutato Marchese a compiere molti omicidi lì e apparentemente lui e Marchese avrebbero ucciso insieme le vittime, avvolgendo un pezzo di corda attorno al collo della vittima e ciascuno di loro tirando un'estremità. Sinagra ha detto che di solito era suo dovere tenere i piedi della vittima. Alcuni informatori hanno detto che ha personalmente strangolato Rosario Riccobono, boss palermitano. Alla fine del 1982, Greco uccise Marchese per ordine di Riina. La guerra di mafia stava finendo e Riina aveva deciso che Marchese non serviva più. A quel punto, si credeva che Greco fosse il caposquadra della famiglia Ciaculli. A metà degli anni '80 ha fatto parte della commissione mafiosa siciliana. Verso la fine del 1985 Giuseppe Greco scompare. Per un po' si è sospettato che fosse andato negli Stati Uniti, ma questa era solo una voce messa in giro da Riina. Scarpuzzedda fu infatti assassinato per ordine di Riina, che pensava che Greco stesse diventando un po' troppo ambizioso per il suo stesso bene. Apparentemente Riina era minacciato dal modo in cui un seguito significativo di mafiosi più giovani ammirava Greco e lo vedeva come un potenziale futuro capo. Inoltre, si pensa che Riina credesse che la famiglia mafiosa di Ciaculli fosse completamente sopravvissuta alla propria utilità, specialmente con il suo capo, Michele Greco. Dietro le sbarre dopo essere stato catturato nel 1986. A quanto pare Riina sentiva il bisogno di ridurre la forza della famiglia Ciaculli eliminando i suoi assassini più importanti. L'omicidio di Giuseppe fu l'inizio di una serie di omicidi da parte dei Corleonesi dei migliori assassini della famiglia Ciaculli, come Mario Prestifilippo. Per indebolire la posizione di Greco, Riina ordinò la strage di Piazza Scaffa,
quando 8 persone furono uccise nel mandamento Ciaculli pochi mesi prima dell'assassinio di Greco. Greco non è stato informato come parte di una strategia deliberata per mostrare la sua mancanza di potere effettivo sul territorio sotto la sua giurisdizione. Greco è stato assassinato nella sua casa, colpito a morte dai suoi 2 compagni mafiosi e presunti amici, Vincenzo Puccio e Giuseppe Lucchese. Puccio fu catturato l'anno successivo per un omicidio non correlato e fu lui stesso ucciso nella sua cella nel 1989. Lucchese fu catturato nel 1990 e imprigionato per altri omicidi non correlati. Giuseppe Greco è stato condannato all'ergastolo in contumacia al maxiprocesso del 1986-87 dopo essere stato giudicato colpevole di 58 capi di omicidio, anche se a quel punto era morto. Il suo corpo non è mai stato trovato come strategia per ritardare e indebolire le reazioni dei seguaci di Greco. Le voci sulla sua morte emersero solo nel 1988 e furono confermate solo l'anno successivo, da un informatore, Francesco Marino Mannoia. Il fratello di Francesco, Agostino Marino Mannoia, era presente all'omicidio di Greco anche se solo come testimone, disse a suo fratello, Francesco, che non sapeva che l'omicidio avrebbe avuto luogo. Agostino ha detto che, nel settembre 1985, era al piano di sotto in casa di Greco con un altro mafioso mentre il loro ospite era di sopra a parlare con Puccio e Lucchese. Dopo aver sentito degli spari, Agostino corse di sopra e vide Greco che giaceva morto e Puccio e Lucchese in piedi sopra di lui, quest'ultimo con la pistola fumante e successivamente spiegando che lui e Puccio si erano occupati di un problema, per conto di Rina. Agostino ha spiegato tutto questo a suo fratello Francesco, ed è stato l'omicidio di Agostino all'inizio del 1989 che ha spinto Francesco a diventare un informatore. Nessun resoconto della vita di Greco menziona se fosse sposato o avesse figli. Non si sa cosa sia successo al suo corpo. Potrebbe essere stato disciolto in acido o somministrato ai maiali, entrambi metodi comuni di smaltimento dei corpi da parte di Greco e del collega assassino marchese durante la Seconda guerra di mafia. Grazie per aver guardato questo video sulla storia del temuto Scarpuzzedda. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate imparato qualcosa di nuovo su questo leggendario criminale di Palermo. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdervi altre interessanti storie e video. Continuate a seguirmi per scoprire altri personaggi affascinanti e storie intriganti. Grazie ancora per avermi scelto.